Abbiamo iniziato per Adamo e io ho appena fatto una grossa gaffa. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Connettiti ad Adamo e dimmi come lo vedi. È un disegno. Non so chi l'ha realizzato questo disegno, eh. Poi ne ho visti altri così. Comunque è il sole, davanti al sole il triangolo, al centro del triangolo l'occhio, pavimento a scacchiera, Tempio di Solomone. Ok, prima volta in vita mia che invece di dire 5, 4, 3, 2, 1 dico 1, 2, 3, 4, 5 all'inizio. Causa esoterica. E, sì, ho notato anch'io che c'è un momento, non so come dirti, di non limpido, di confusione, di ottenebramento. Mhm. Chiamiamo il suo autore e chiediamogli che è. Mr. G è venuto. Mago G. Mm. E Chissà se poi la anche, Galmusera è legata ai massoni. Mago G, Mago G. io lo darei per certo. Beh. È anche tipo una specie di Elohim a cavallo. È come se l'Elohim con questa luce incredibile che emana eh, ci accecasse. mm? Insomma, ovviamente questo eccesso di luce non ci permette di vedere tanta luce che alla fine non vedi. Mhm. Mm. E Mr. G è un po' lì, sai, il mistificatore che fa un po' anche il prestigiatore. Quindi sono due, Mr. G e l'Elohim. Mm. Bene. Siccome ho sbagliato io, entro e largisco due abbracci. Primo all'Elohim. Un grande avvolgente abbraccio con le mie braccia ali. Sì, vorrebbe fare qualche gioco di prestigio per sottrarsi a questo abbraccio, Ma no, però in realtà no. lui è mio, ne faccio ciò che voglio. Nessun giocattolo scappa dal suo padrone. Tutta questa luce dov'è adesso? Tutta questa luce sono delle braci ardenti. Mago G. Mr. G. Che è anche un po' pagliaccio, vedo. Mhm. Ha il cappello cilindro in testa e ha proprio il volto da pagliaccio e i capelli rossi arricciati. MacD, no? Mm, Pagliaccio di sì. MacD. Mm. Grande abbraccio avvolgente, caldo, a 10 miliardi di miliardi di miliardi. Un abbraccio da sorgente pura. Mm. In quanto mago prova a rimpicciolirsi, che è uno dei suoi poteri. Mhm. E io mi scalo e lo abbraccio. Dovunque lui vada io ci sono e lo Mm. abbraccio. È mio, il mio gioco, ci faccio quello che voglio. Poi Prova a torno diventare grande. sempre più piccolo, sì. Mm. Bene, lo prendo allora nella mia mano. Mm. È un po' troppo alta la temperatura del tuo corpo per lui. Il contatto non è buono perché è come se fosse un abbraccio.
Vedo che si smaterializza, ma tipo prima di smaterializzarsi dice tornerò. Va bene. Adamo ti dà l'autorizzazione? Dunque, quale Adamo? Perché Adamo mi si presenta anche un po' come delle scatole cinesi e non è facile raggiungere l'Adamo che è la scatola più piccola, quella centrale, no? Quella, l'essenza di Adamo. Anima. Mm. Bene. Fuori l'anima, ti dà l'autorizzazione, è quella che decide tutto, crea tutto, gli altri non ci interessano. L'anima si dà l'autorizzazione, certo. Benissimo, come te la dà? E, mi fa vedere questo suo movimento di espansione. Lei, che essendo la scatola più piccola, vorrebbe poter uscire, oltrepassando tutte le altre scatole. Lo spirito ti dà l'autorizzazione? Perché è tutto così difficile oggi? Perché è un indiano, ma è mascherato, sempre da pagliaccio. Però in realtà, se non fosse per la maschera, per il resto ha proprio tutte le caratteristiche di un indiano d'America. Ah, ok, un pelle rossa. Sì, Nome della PS. mm, giugiola, giugiola, come si chiama quel fiore? Ok, della giugiola. Pie, è un fiore comunque. Costantino. E perché Costantino è un pagliaccio? È come se ci fosse eh, allora, è come se la personalità di Adamo avesse un po' preso il sopravvento alle parti più autentiche di Adamo. E allora la personalità, che è l'aspetto più di struttura, no, di un essere umano, è riuscito in qualche modo a creare della confusione, appunto questi mascheramenti, questa non totale chiarezza. E quindi pagliaccio per questo. Mm. Vibrazione di Adamo. 6 miliardi. Consapevolezza. 142. Percentuale di anima rispetto allo spirito. 36, anima. Vite precedenti. 2075. E cervello. 8.2. Progetto di Adamo. A me viene bouquet esplosivo. Mi fa vedere questo bouquet carino, con dei fiorellini colorati, però poi dentro c'è una carica esplosiva, per cui un qualcosa che è bello, ma nasconde un'insidia. Una bomba. Mm. Entità eteriche. Allora, del secondo universo c'è una strega, poi c'è questo Elohim, cioè non saprei neanche se definirlo Elohim, perché a volte mi fa vedere solamente il cavallo bianchissimo con le ali, altre volte c'è il cavaliere Elohim, in questo caso, e le ali ce le ha lui. Mm.
Vabbè, diciamo che è un Elohim. Mm. Un dinosauro, tutto liscio però. Cioè, in che Ehm, senso? Non ha creste. no, no, e se lo tocchi c'è anche quasi gradevole, no? Non ha irregolarità, asperità, no? Sulla pelle. Mhm. È una formica enorme, insettoide. Mhm. Leoni? Falchi? Così completiamo. E c'è un rapace, tipo un Guarda, se c'è anche un grifone. leone, abbiamo completato tutte le famiglie. Cioè, Allora, no, Adamo non ha lo vedo. tutto. No, non lo vedo. È No, il peccato. leone Sai no, quando non c'è. avevi, io non lo so, però quando i miei amici avevano l'album delle figurine e ne manca una. Ah, Mm. cazzo, dov'è sta figurina? Non abbiamo completato l'album delle figurine, ma è meglio così, eh? E Mm. DL? 3. Nel tuo caso, Monica, gli EDL possiamo anche non guardarli più? No, no, non mi sentirei di dire questo. Ci sono tre entità mentali? Sì. Non è sempre detto, ma se gli EDL sono tre, le entità mentali sono tre. Mm. Tre servi, tre padrone. Mm. Vediamo le tre padrone. Allora, a me viene funghi tossici. Cristo è? Esclamativo. E liquidità. Ehm, Volevo capire meglio questa funghi tossici, però non sono riuscita ad avere grandi chiarimenti, no? Quindi dico come lo posso vedere io. Mm. Quello che io vedo, per esempio, è, ovviamente stiamo facendo un discorso eterico, vedo appunto Adamo che va a passeggio nel bosco e si trova appunto davanti a un fungo e non lo conosce, non sa esattamente a quale famiglia appartenga, se è commestibile o no. Mm? Mm. E quindi talvolta si trova a raccogliere e a consumare dei funghi tossici. Mm. Mm. Il E, livello dell'entità? mm, o 3 o 4, dipende dai momenti, dove per funghi tossici a volte lui è anche sorpreso, cioè nel senso tipo pensava che fosse un fungo commestibile e poi invece scopre che non lo è, non è commestibile. Mhm. E quindi vedo sul suo volto anche una certa sorpresa. Dice, ma eppure per me lo era. Mhm. Mm. Cristo è, Dio c'è. Mm, sì, a me Grazie viene che Signore, grazie. Ehm, in parte, quando l'ho chiesto, lui un po' mi ha confermato, no, che ha avuto nella propria vita un forte influsso religioso, no? Fino a circa 20 anni. Però è come se in qualche modo le fosse rimasto una sorta di residuo, di alcuni retaggi propri della religione, che sono anche in un certo senso la repressione, perché è come se la religione lasciasse questa impronta qua di repressione delle persone. Perché quando uno appartiene a qualunque tipo di religione, non ha la libertà anche del proprio sentire. Mhm. C'è proprio un qualcosa di non espresso, di represso. Quindi è per quello che io lo vedo come Cristo è, non tanto più come adesso che lui è legato alla religione, come preghiere, come Mhm. santi, non tanto questo, ecco, come se in lui avesse lasciato questo. Che Eh, livello? ma più o meno mi si aggirano tutti. Il primo era 3 e 4, questo proprio me lo dà come 4 e mi fa vedere che questa cosa di repressione è anche nel dialogo con le persone, come se non si riuscisse
a parlare in maniera schietta, perché c'è sempre una parte che viene tenuta nascosta, repressa. Liquidità. Iniziamo col livello. Questo è più sul 2, però è strana, c'è questo rapporto dei soldi che è un po' a volte squilibrato, come se passasse, come nelle 2 colonne del Re Salomone, no? In teoria le 2 colonne rappresentano la dualità, no? Mm. Ed è come se lui passasse da un estremo all'altro rispetto ai soldi. O non spende assolutamente niente, tanto che può risultare un pidocchio, oppure spende tantissimo. Come se in realtà da un lato gli esempi che lui ci ha fatto sono anche corretti, non spendere per delle cose non importanti e investire molto sulle cose importanti. Quindi questo è corretto, però allo stesso tempo io vedo che invece non c'è così tanto equilibrio, perché poi ad altre cose viene proprio tolta troppo energia, cioè proprio Quali, speso per niente, esempio? niente, niente. Anche per esempio quelle che potrebbero essere legate alla socialità. Anche per esempio, che ne so, l'uscire a cena, cose del genere, no? Mm. Laddove appunto non si vuole spendere. Oppure magari rispetto anche alla possibilità di essere gradevole esteticamente, lì lui decide, no, io tipo lì non spendo, per ipotesi, Un no? bel vestito, Mm. parrucchiere spesso. Sì, Cosa così. però lui è categorico, ha detto di no, e quindi è no, e il che significa che sarà sacrificato su certi versanti, no? Quindi una camicia da 20 euro del mercato e non una camicia sartoriale. Ma 20 euro sembrano pure tanti. Comunque, Anche sì. 10 euro. Dai, sì. Mazza, dove viene sta camicia? Dall'iper Bangladesh del mondo 2. Povero Bangladesh. Va bene. I pianti. Questa è la prima sessione di Adamo. Secondo me ce ne sarà già bisogno di una seconda, c'è un sacco di roba. Allora, mi fa vedere tipo gli occhialini 3D, che infatti gli fanno vedere un po' sfasato il tutto, e che hanno queste asticelle degli occhiali che girano dietro alla nuca, però poi entrano all'interno della testa. Poi mi fa vedere zona petto, sì, genitali, inguine sinistro, e piede destro. In generale a cosa servono? Allora, la sfera sessuale risulta un po' compromessa. E quello è uno degli obiettivi, in qualche modo per ridurre la sua realizzazione, perché nel momento in cui vai a rendere insoddisfacente la sfera sessuale di un essere umano, ovviamente gli togli gran parte della sua carica vitale. Per quanto riguarda appunto gli occhi, veramente c'è una sorta di sfasamento nella lettura della realtà su alcuni aspetti. Per quanto riguarda il petto e il cuore, è proprio non so come dirti, non entrare nel cuore delle cose e delle persone, rimanendo un po' in superficie. Che è anche molto legato, io vedo, all'entità mentale funghi tossici, e quindi con quel senso di sorpresa che a un certo punto un fungo, che magari sai, per assurdo all'inizio era commestibile, poi di colpo è diventato tossico, lui non se n'è reso conto, non ha capito il processo che c'è stato. Quindi questo l'impianto al cuore, che è quello che un po' attira di più la mia attenzione, è come se rendesse proprio difficile al toroide del cuore
di portarsi verso l'esterno, rimane bloccato. Va bene, cinema diviso in due. Quelli che servono ad Adamo, la ex. Allora, l'ex viene con i 3 figli, però è come se decidesse di mettersi dall'altra parte, cioè come se il cinema fosse diviso in 2 settori, lei si mette nell'altro settore, come se già lei si ritenesse un po' fuori dalla sua vita ormai, no? I 3 figli. E li vedo, no, aspetta, quello più grande è dall'altra parte. Gli altri 2, un pochettino più piccoli, sono vicino alla mamma. Il padre e la madre. Ma la madre è religiosa? Sì, sì, Mm. sì. Perché allora dunque, è una donna intelligente, per cui c'è un lato di lei che è anche interessato a questa cosa, però è come se mi facesse un passo avanti e un passo indietro, perché comunque le sue credenze la frenano a venire di qua, perché sa che se viene di qua la religione è disvelata, no? In una certa maniera. Così, la vedo Aspetta, ingresso, aspetta, passa, Monica, aspetta, hai avuto un grosso calo di connessione. Quindi non abbiamo sentito praticamente niente. La vedi? che fa un passo avanti e un passo indietro, quindi di fatto è immobile, perché la religione è un po' è il suo blocco. Quindi non entra. E lì è sulla porta, direi. E il padre? Ma il padre proprio me lo configura come un grande lavoratore, quindi come se di fatto fosse molto assorbito da questo, quindi gran parte delle sue energie sono rivolte a quello, però vedo anche molto affetto nei confronti del figlio, quindi ci vuole essere lui, perché vedo che hanno fatto diverse cose insieme, per cui ci sta che facciano anche questa cosa insieme. Chiunque altro della sua famiglia, dei suoi parenti. Allora, mi dà una ragazza donna con cui ogni tanto scambia delle conversazioni un po' fuori dall'ordinario. Non lo so perché mi fa vedere lei che sistema dei bicchieri, ci sono delle birre di mezzo, non ho idea se c'entri un contesto di questo genere. Io lo vedo così. Mhm. Mm. L'altra metà del... Sì, dimmi. No, no. L'altra metà del cinema, tutti i massoni del mondo. Si deve dilatare molto il cinema Mm. per accoglierli tutti, ovviamente, no? Che vengano a vedere il granchio che hanno appena preso. Mm. Con Mr. G, Oddio, aspetta che passa l'elicottero in questo momento. Ecco, non ti come sento. Mr. G sia stato eliminato in 5 secondi dal sottoscritto. Mm. Singolare, no? Che è passato l'elicottero così basso proprio. Ah, mamma mia. Allora, mm, Che non abbiamo sentito, non si sente ok. assolutamente nessun tipo di rumore. Ma che poi, guarda, ti dico che la situazione non è omogenea. Mi fanno vedere che ci sono anche alcuni piccoli gruppi che hanno davvero un ideale di, diciamo, solidarietà, di fratellanza, ecco, di comunione, se così vogliamo dire, no? Poi ovviamente ci sono vari tipi di gruppi iniziatici, massonici, e quindi alcuni sono, non so come dirti, proprio nascosti, nascosti.
e sono i più potenti. Ma vengono tutti? Sì, alcuni cioè come se mi portassero la montagna. Per non farmi vedere che ci sono, no, mi portano. Tipo mi viene il Gran Sasso. Così. Perché? Sono lì sotto? E credo che ci siano diversi massoni implicati nella gestione di tutte le attività del Gran Sasso, sì. Va bene. 3 grandi infortuni di Adamo che lo portano ad avere una vita bloccata, senza senso, senza direzione. Schiena, piede, menisco. Causa esoterica. Però me li dà come in quest'ultima fase della vita. È corretto? È abbastanza, cioè non li vedo tanto sparsi nel tempo. O come se comunque gli Sì, esiti sì, sì. fossero un'ultima parte della sua vita, perché per assurdo sono elementi positivi, che dici, oh, ma come elementi positivi, no? Come a voler un po' cambiare l'assetto della sua vita, perché in questi prolungate, cioè visto che sono anche abbastanza importanti, no? L'hanno tenuto fermo per diverso tempo. Come dargli l'occasione di rivedere un tot di cose della sua vita. Pensare, studiare, leggere, guardare i video. Sì, e anche proprio resettare. ehm, il modo in cui concepisce i rapporti, il modo in cui vive se stesso, il rapporto che ha con se stesso. Erano delle occasioni, lui le ha prese molto male, perché le ha viste come un cavolo, cioè un continuo impedimento uno dopo l'altro. Invece erano dei modi che l'anima aveva per potergli dare un'altra direzione. Infatti più o meno in concomitanza è avvenuto tutto insieme, no? Seguire le nostre sessioni e poi vari tipi di inconvenienti fisici. Ecco. Pro o contro della parentesi cartomante. Lui è attratto, guarda, mi viene proprio occultismo, perché lui è proprio attratto da ciò che è molto nascosto. E tende a sua volta a riprodurre questa cosa di nascondere. Quindi è come se dovesse un pochino armonizzare il tutto. È una buona cosa interessarsi all'esoterismo, ok? Quindi a ciò che non è direttamente evidente agli occhi. Però lui fa un po' confusione e viene soprattutto attratto da ciò che è esoterico oscuro e ne viene a volte ammaliato. Quindi diciamo che ciò che non vedo tanto positivo, ci sono stati i tarocchi, giusto? Mhm. Quello, non so perché mi ha dato molto negativo, probabilmente per l'operatore, forse operatrice, e non mi piace. 2 costellazioni? Meno, cioè meno problematiche rispetto ai tarocchi, per Ah, esempio, è le stato vedo. positivo, utile? No, non è stato utile, però sono state condotte da persone che più pulite, diciamo così. Mm? Non pulite, più pulite. Più pulite. Registri accasici? E lì in qualche modo l'hanno tenuto legato a filo doppio con una serie di immagini pseudo-angeliche, con questa idea così degli spiriti guida, che però lo riportavano in quell'ambiente. Perché comunque la religione è fatta tutta così, poi loro li chiamano santi, li chiamano angeli protettori, eccetera. Però poi il concetto è un po' quello che viene riprodotto, no? Nei registri akashici, dove tu hai i tuoi maestri guida, insomma, no? Che ti Mhm. aiutano, che ti sostengono.
però l'evocazione è stata un po' quella. E radionica, sua parentesi circa la radionica. Ma questa si può sviluppare anche bene. Naturalmente poi sta a lui, no? Però Lui? io lo vedo maturo per questo. Ok, dimmi che energia vedi attorno alla lettera che l'invito a entrare in massoneria che ha ricevuto anni or sono. A parte che però me la dà legata alla Chiesa, credo che lì ci sia un bell'intreccio, no? Chiesa e massoneria, ma come poi in realtà è sempre così, no? Ehm, quindi mi fanno vedere questa energia che è tra il nero e il rosso scuro, come se fosse una rosa, mi fa vedere proprio la rosa così rossa da sembrare nera, per intenderci, no? E questo stesso colore lo vedo proprio, non so come dirti, circondare questa lettera. Come se ci fosse una sorta di, cioè lo vedo sia nel sigillo, ovviamente stiamo parlando solo da un punto di vista eterico, no? Come un sigillo di cera lacca di questo colore, e poi allo stesso tempo come una specie di filo barra fumo di questo colore rosso scuro nero intorno a tutta la lettera. Ok. Causa esoterica di non avere un focus. Il focus gli viene dal cuore. Lui nel cuore ha l'impianto e poi mi sembra che non ha ben imparato a dialogare con il suo cuore e a far esprimere il suo cuore. Molto fermo alla mente. Causa esoterica dell'avere poca energia. E in realtà di energia ne ha, però ne consuma anche tanta proprio perché rimane tanto su un piano, allora come ti posso dire, mentale. Quindi lui è anche molto bravo a raccogliere informazioni, a fare delle ricerche, queste cose, è molto bravo. Però è come se poi non andasse a permettere all'anima di farne una propria elaborazione. E quindi questo è molto dispendioso per l'essere umano. Perché non crei un flusso naturale delle cose. C'era un rapporto, c'è stato un rapporto, diciamo, eterico tra ambienti massoni, energia massone e la sua attività. Voglio dire, ha ricevuto una lettera. Non è normale ricevere una lettera. Allora, c'è qualcosa legato anche al terreno. Io non so di chi era precedentemente il proprietario di questo terreno o i confinanti di questo terreno, perché mi fa vedere proprio la visualizzazione della terra. Quindi lo legherei anche a questa componente, ok? Poi lui ha avuto anche una parte della propria vita politica. Ed è come se, secondo me, non se n'è mai veramente distaccato. Anche perché lui non è uno che tronca. Cioè, non tende a fare i tagli netti, così come anche con la compagna, no? Non è che lui prende l'iniziativa e taglia. E se tu non fai questa cosa di taglio, ok, con certi tipi di ambiti, rimarrai sempre legato. E infatti lui la lettera l'ha conservata. Lui tende a fare questo, lui non taglia. Ok,
Che cosa vogliamo fare? Esiste la fiamma di Adamo? Allora, dunque, non so perché mi ha portato a scuola e io non so, cioè, visto che lui non è uno che taglia, chissà, magari ha ancora qualche rapporto con i suoi compagni di scuola, ma proprio tipo che potessero essere alle medie, e mi dà un'affinità con una di queste. Magari non necessariamente era nella sua classe, però era nella scuola media. Però non la vedo come una fiamma pronta, una fiamma grezza. La ex compagna era un'anima gemella? Sì, per questo sì. Di che grado? Sì, perché vedo che hanno proprio costruito insieme. Direi terzo. E poi che è successo? Lui è andato avanti, lei è andata avanti. Hanno preso semplicemente direzioni diverse. E mi fa vedere come se cioè ci sono stati troppi non detti, cioè una comunicazione a spizzichi e bocconi. Il punto è questo, che se non ci si confronta con il cuore, poi la storia finisce, perché comunque noi siamo qui per agire di cuore. Se noi non facciamo questo, niente può rimanere in piedi. Tutto ciò che non è sostenuto dal cuore poi crolla. Ed è come se non ci fosse stato uno scambio di cuore. Lei di suo. Allora, la cosa è un po' strana perché lei di suo è proprio un po' iceberg, ok? Però potenzialmente lei è una molto di cuore, Iceberg che vuol dire? fredda, Ah, non fredda. esterna, Ok. un po' tutta ad un pezzo, anche un po' ruvida, un po' dura. Mm? Mhm. Però, per esempio, la vedo che anche molto come ha assunto una difesa, perché io potenzialmente la vedo molto buona. È difesa da cosa? Non ho capito, scusami, ripetimi. Difesa da cosa? È una Adamo? forma di difesa, no, no, in generale, perché io la vedo un po' così in generale lei, no? Questo essere un po' schermata, ecco. È un suo modo per difendersi. Mm. Va bene, dialogo tra Adamo e Mr. G. Vediamo cosa si dicono. Perché Mr. G è qui nella vita di Adamo? Ti ho aperto una porta e quella porta rimane sempre aperta. Se vuoi entrare, tu non l'hai chiusa quella porta. Ok, da un lato Mr. G, dall'altro ci siamo noi due, Monica, papà e la mamma. E adesso il figlio Adamo deve scegliere tra il papà e la mamma, che siamo noi due, con tutti i video, e Mr. G. O uno o l'altro. Allora, aspetta un attimo, perché qua sento Adamo che fa tutta una serie di recriminazioni, no? E Quali? inizia a dire, eh no, perché mi fa vedere il disegno iniziale dove c'è sto sole, Mm, triangolo e occhio, no? E mi dice, vedi? mm. Ecco, ci volevano far credere al sistema eliocentrico, ci vogliono mettere in una piramide gerarchica dove noi siamo alla base, quindi allo strato più basso, e vedi che ci vogliono tenere sotto il loro controllo, no? Mi fa vedere l'occhio. È come se si lamentasse di una serie di cose, attribuisse delle colpe, no? A chi, scusa? A Mago G? Sì, a lei e in generale a tutta, insomma, le istituzioni massoniche, la società, ecco, che è sotto l'influsso, no? Massonico. Chiamiamoli tutti quelli con l'occhio, tutti quelli che si sono fatti la foto con l'occhio coperto con la mano, quindi praticamente tutti i cantanti. Tutti quelli con l'occhio nel logo, per esempio la cretina tutta rosa. Tutti quelli con un occhio in mezzo, tatuato addosso, chiamiamoli. Mm.
quindi non ho capito cosa vuole recriminare. Che è dentro un sistema finto olografico in cui c'è sta rottura di coglioni? Abbiamo voluta noi, è così. La sceglie la rottura di coglioni o sceglie se stesso come unico creatore e unico gestore del gioco in cui siamo immersi? Mm. Oggi decide di qua o di là. Allora, lui sceglie se stesso, Mm. però vedo che è come se dovesse approfondire il rapporto con se stesso. Approfondiamolo. Bambino, bambina interiore, piccolo Adamo, piccola Adama, vengano fuori. Non penso che lui abbia seguito esattamente i suoi desideri, le sue inclinazioni. Perché è come se mi trasmettesse anche un senso di noia, di insoddisfazione, cioè che tutto sommato questa sua attività attuale eh, non riesce ad esprimerlo completamente. E quindi? A lui piace la musica? Sì, abbastanza. Lo deve ascoltare di più. Perché è come se lui dovesse, adesso io non ci riesco a farlo, è come se lui dovesse riaprirsi a se stesso. E lo può fare non tanto attraverso delle letture, non tanto attraverso pratiche particolari come ha fatto in passato, no? Però proprio nel mettersi in silenzio ed ascoltare la musica che più gli piace, ma che fa emergere in lui delle cose nuove, diverse. Ehm, Gli permette di guardare a se stesso da un'altra prospettiva. Ok. Perché G? Mr. Anche un G. bel bagno di gong ci vedo per lui. Non so, mi dà questo. Perché G? Vabbè, sappiamo tutti perché, ma cosa vedi in eterico? Settima lettera, G7. C'era il G7 una volta, no? Sì, me lo dà legata all'oro, anche golden. Me la dà legata a Dio, God. Mago G. Chiudi gli occhi, apri la bocca. Eh, che orrore. Era quello? Era quello, scusami? Era quello che Mm. intendevano? I pubblicitari? Siccome si Eh, rivolgeva a un pubblico di bambini, perché erano biscotti, esatto, chiudi gli occhi, esatto. apri la bocca? Sì, Ho capito bene? ovviamente sì, Mm, c'erano diversi livelli, no, di quel messaggio. Mm. mm. Il livello ovviamente più oscuro, più subdolo era questo, sì. Quello massonico? Chiudi gli occhi, quindi affidati a noi, apri la bocca, l'ostia. C'è un qualche rito con una sorta di ostia? Mi sa che un iniziatico è così. Si mangia qualcosa o si beve qualcosa. Si beve, io vedo, perché mi fanno vedere tipo da un calice, appunto un calice un po' dorato. Mhm. Perché il pagliaccio? Il mago diventa pagliaccio. Il pagliaccio fa hamburger. Il pagliaccio è It. Il palloncino. Il pagliaccio è il ragno di It. It. Però qua Secondo universo. me lo dà legato a
Allora, guarda, riprendo proprio l'idea delle due colonne del Tempio di Salomone, no? Come se ci fossero due tipologie di Elohim, una tipologia che è quella che conosciamo noi, legata a Gesù, eccetera, un'altra tipologia di Elohim, tipo giganti, cannibali, così, con i denti, quelli lì tutti affilati, e Canini? quindi ovviamente, sì, esatto, macchiati di sangue, con i capelli rossi, nordici, grandi, alti, no? Giganti. Poi dopo, nell'iconografia, di grande sono rimaste le scarpe. Sono rimasti i capelli rossi e ovviamente l'attitudine è quella di mangiare, no? Quindi mangiare i bambini, pertanto il clown, i bambini, ma anche mangiare legato appunto l'abbiamo detto, no? Alla catena di fast food, ok? Ma non diciamolo ovviamente. Ma la No. catena di fast food serve veramente una parte di carne umana? Sì, 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 infatti volevo dirti proprio questo, che è È un in tutto modo, il sì. mondo? In tutto il mondo? Allora, in tutto il mondo, però mi fa vedere non in tutti come si chiamano? Ne ha tanti, no? Di Ristoranti, luoghi. anche se sembrano Eh, porcherie, non ristoranti, li sì, chiamano ristoranti. esatto. Non in In tutto tutti. il mondo, ma non in tutti, esatto. Vabbè, Drew Barrymore in una serie che nessuno ha visto mostra il cannibalismo. Cloud Atlas, un film Ah. di una delle sorelle Wachowski, mostra il cannibalismo, mostra proprio questa cosa qua, corpi appesi come quelli delle mucche nelle macellerie. Ce lo devono dire, ce l'hanno detto, quindi è così. Sì, è così. Qual è l'obiettivo? Diciamo che è, è un ritorno, cioè è il loro concetto di ritorno in maniera distorta. Ritornare all'origine significa tornare a loro e loro sono dei cannibali. Quindi se noi vogliamo ritornare, cioè noi di solito parliamo di ritorno all'uno, no? Quindi di ritornare alla sorgente, di ritornare alla fonte. Anche loro vogliono il ritorno a loro. E loro sono cannibali. Va bene. Allora, Adamo è un po' sconcertato. Vabbè. Ritorniamo al clou dei suoi punti. Vita senza senso, bloccata, senza direzione. Fondamentalmente relazione fallita, moglie lontana, figli boh, lavoro ok, mm, i punti non li aveva sotto mano, direi incertezza. Mm. Dov'è Ma il sì. faro di Adamo? Per questa barca nel buio della notte e nel buio dell'oceano, sperduta, che non È sa sul suo neanche cosa fa petto. lì. È Quarto sul suo chakra? petto. Eh sì. Eh sì, bello coperto da questo impianto, controllato da questo impianto, ma è lì il suo faro. È chiuso il faro adesso? È, è oscurato. Mm? Ma anche gli occhi però lo sono, eh? Infatti abbiamo visto quell'impianto tipo occhialini 3D. È come se Mm. sia gli occhi che il cuore fossero proprio da scoprire, Chiudi da gli occhi. liberare. Perché capisci che dal suo punto di vista lui gli occhi non ce li ha chiusi, lui dal suo punto di vista gli occhi ce li ha aperti, però rimane sconcertato dai nostri discorsi. Prima mi sono sbagliato sul 5, apri gli occhi, no? E ho fatto il contrario, il conteggio. Mm, Apri gli occhi. vero, verissimo.
C'è da aprire gli occhi, sì. Levarsi questo impianto di occhialini 3D, aprire gli occhi, ma davvero. Ok, cosa vuole fare Adamo? Allora, sì, vuole andare al cluster, eh? Me lo dà un po' come un luogo tipo biblioteca. Credo che lui nella sua vita abbia avuto a che fare parecchio con i libri. E lui tende anche abbastanza così a classificare, no? Ad archiviare. E quindi questo cluster lo rispecchia. Mhm. Ci sono sia faldoni moderni, sia proprio invece dei volumi antichi dentro questo cluster. Che cosa vuole farne? Teniamo tutto così com'è? So, sembra quasi un collezionista, no? Non so se poi a lui ama anche collezionare, perché è come se gli costasse un po' separarsene. Teniamolo questo bouquet esplosivo allora. È così bello. Io non penso che li tolga tutti, tutti. 2/3 sicuro sì. Allora, Non li toglie tutti? aspetta, 2/3, ma è proprio sì. Un sì netto, no? Però c'è un terzo, come se lui ha un po' di confusione, no? Come se togliendo alcuni contratti va a Quali sta tenendo? qualcosa legato alla famiglia. D'origine? O la sua? Sì, d'origine, credo. Famiglia d'origine. Eh, Mhm. Ma sai che cosa? Poi lui è veramente anche molto protettivo, quindi comunque tende molto a difendere i suoi familiari. Quindi pensa anche quasi di fare uno sgarbo, sai, no? Eh, Non ho capito. no, pensa che se magari no, Ma stiamo toglie parlando dei di lui, contratti, sì, infatti. non di familiari che sono attori di una recita a questo giro. Il figlio è il figlio in questo giro, nell'altra vita non era nessuno, nell'altra ancora era un collega e così via. Non ci pigliamo tanto per il culo. Qua stiamo parlando di consapevolezza ad alto livello. Non creare, co-creare l'egregore e ste cazzate qui, non quell'altro che prendeva le rose sul trono e che adesso parla di angeli e Gesù e preghiamo. Qua stiamo parlando di lavoro di alto livello. Sono anche un attimo spazientito. Cosa vuole fare? Non si tolgono tutti i contratti, una parte dei contratti, gli altri no. O tutti o niente. Quindi se vuole lasciare una parte, non toglie nulla. Chiudiamo qui, abbiamo finito. La PS Giugiola si prende una bella coccarda di cogliona e abbiamo chiuso qui. Se ne va con Mago G e abbiamo finito qui. E fa pure rima. No, è il momento della svolta per me. Io vado fino in fondo, dice. Mhm. Sì, sì. Mm. E hai fatto Perché? bene a chiarire queste cose, Se n'è perché fatta sotto? no, Mm. aveva proprio bisogno di ulteriore chiarezza. Queste frasi sono state importanti perché hanno dissipato alcuni dubbi, alcune perplessità che aveva. Via tutto, faccia lui il mago di se stesso, crei lui la sua scatola chiusa e impenetrabile, la sua firma.
Lui firma per se stesso che in questo posto non ci saranno più contratti voluti da entità di qualunque tipo, a meno che lui non lo voglia. Vedo che lo fai in gran silenzio, con grande concentrazione. All'inizio fa libro per libro, poi a un certo punto ha un'accelerata, quindi inizia a prenderne proprio un bel quantitativo contemporaneamente e a buttare tutto nel portale definitivo. Adesso ho buttato tutto. Fa una sua creazione. Mm. È come se uscisse di casa e vedo che va, non so, a prendere tipo un mucchio di terra. Penso che a lui piaccia la terra, il contatto con la terra, no? Perché è come se prendesse energia da lì, da sta terra, mm? Mettendo proprio le mani nella terra. Prende energia per creare il suo ad eternum, che è proprio dei colori della terra, tra il marroncino e il verde. Benissimo. Avatar. L'avatar me lo dà tipo stilizzato, come se fosse, sai, uno di quegli omini dei cartelli stradali. Ed è tipo un divieto d'accesso. Dentro divieto d'accesso e dentro c'è l'avatar. Allora lui fa che sradicare completamente il cartellone dove è contenuto l'avatar e butta via tutto nel portale definitivo. Ma è sicuro. Questo comporta grosse decisioni, grandi cambiamenti, no più E, zona di comfort. mm, eh, lui sta iniziando veramente a capire il senso di alcune cose che le sono accadute, inclusa la rottura con la sua compagna, che era comunque come tenere un freno a mano alla sua vita, il rapporto con questa compagna. Perché? Era un po' diventato sterile, un po' arido questo rapporto. Potrebbe anche essere che lei abbia trovato altre alleanze. Bene, ad Eternum anche qua? Mette bianco, 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 bianco. Cioè, lo fa tutto bianco. Sì, non so, come vuole ricominciare da capo, vuole un nuovo inizio. Benissimo. C'è ancora qualcosa di interferente? Sento un gran casino nella testa, diciamo, no? Cioè, la pulizia è stata fatta, quindi non c'è più nulla. Però è come se dovesse Elaborarlo far profondamente. sì, lo deve decantare un po'. Sì, sì, sì. Rivederlo con più attenzione più avanti, elaborarlo con più cura. Sì, Ok, sì. funghi tossici, Cristo è liquidità e tutto il bestiario eterico non c'è più. No, no. Il bouquet esplosivo è esploso, non c'è più. No, Gli impianti non ci sono più. neanche no. Nuova frequenza, 114. mm. Nuova consapevolezza, 185, PS, anima, 60 circa. vite, 1867. cervello, 9. Sì.
Messaggio di Adamo a se stesso. Ricomincio da me. Ricomincio da me che non è il mio lavoro e vedo che si mette la mano sul petto. Come se, non so, mi dà l'associazione tra i fiori e la musica. Mi ha suggerito questo apparecchietto, no? Che rileva la frequenza delle piante e poi crea una specie di sinfonia sulla base della frequenza rilevata. Penso che lo possiamo dire, Adamo non è il suo vero nome e il suo vero nome l'hai scelto tu. Perché questo? Il primo uomo, cioè vabbè, primo uomo, dai. Un nuovo Adamo, un nuovo uomo? Direi proprio di sì. Ed esiste adesso con queste condizioni la sua Eva? È come se prima dovesse arrivare un'amica, una grande grande amica. Ecco. E non so dirti se questa amica poi può diventare fiamma o la fiamma è un'altra. C'è un momento di concentrazione su di sé, è importante che ci sia. Ok. Come lo vedi? Vabbè, un po' sottosopra, perché l'abbiamo un po' rivoltato come un calzino, quindi insomma ci sta che sia un po' scombussolato. Però con occhi nuovi, ecco, anche desideroso proprio di vederle queste nuove prospettive, desideroso di sentire battere nel proprio petto il cuore. Tracce di G? Ci sono? E vedo che è scivolato così in fondo a questo cassetto. C'è questa lettera. E direi di no. Va bene, come lo vedi? E un po' affaticato, diciamo, da tutto questo, desideroso di proseguire in questa direzione. Ok.